Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Secondo te i soldi soffrono di claustrofobia? A parte un po' di inflazione, non credo. Perché? Questa tendenza a voler mettere ciò che consideriamo prezioso in cassette nascoste, in scatole d'acciaio. Poi gli chiedo alle scatole, me li vuoi dare 59 euro? Acciaio, capisci? Il più delle volte non ottieni nemmeno una risposta. Non c'è dialogo, ma solo la volontà di chi occulta i preziosi. Siamo alla mercé degli organi nascondenti. Ma che problemi hai? No, perché io mi sentirei pieno di pruriti se fossi una scatola e non potrei proprio permettermelo in questo momento, anche perché non saprei nemmeno come grattarmi. Sai, non ho mani, né unghie. Ti manca un po' tutto, diciamo. Sai com'è? C'è chi ha tutto e non lo usa, come le scatole d'acciaio o le cassette nascoste. Insomma, oggi vuoi parlare di scatole? Di casse o di cassa, tipo quella che c'è al supermercato. Non ci vedo niente di eclatante. Ed è qui l'errore. Dentro le scatole si nascondono mondi e oggetti che spesso ignoriamo. Guardi mai con attenzione all'interno delle scatole che sembrano vuote? Se sembrano vuote, se sono vuote, non c'è niente da vedere. Non dimenticarti di svuotare completamente le scatole. È fondamentale quando si cerca qualcosa che non si riesce a trovare. Prendi Cosma, per esempio. Che è successo stavolta a Cosmo? Ah, io non anticipo nulla? Allora, iniziamo? In a bubble, I sip up when I like rock. With a bubble, you can clean yourself all the room. Chewing bubble gums to kill the boredom of this quarantine. From this bubble, I have learned my world is here. Accezione.
Grazie. Prego. Tutto bene. Prego. Grazie. Come ti stavo raccontando in questo lavoro qui. Io ce la metto tutta e faccio sempre il mio meglio per portare a termine ogni lavoro. C'è qualcosa da fare in negozio? Detto, fatto. Poi credo di non essermi spiegata bene. Da una parte, credo che non ci basta tutto il mio impegno. Non so, potrei sorridere di più, forse fare qualche ora di straordinario quando me lo chiedono, fare di meglio, insomma, anche se sono convinta che io faccio il mio meglio. Ne sono certa che io faccio il mio meglio. E poi penso, come vanno le cose intorno a me? E certo, ecco dove è il trucco, perché tutti lo sanno, perché tutti lo dicono. Perché tutti lo pensano. Perché è vero. Questo mondo è una... Esattamente. È tutta una vera ingiustizia. Tutti a lamentarsi. Ma hanno ragione. Certo che ce l'hanno. Poi ho pensato, e se non cominciassimo proprio noi a cambiare? A fare qualcosa, capito? Io, tu, lui. Ognuno da solo. Sì, è così. Lasciamo andare l'odio, lasciamo andare lo sconforto e cambiamo. Ma come? Tu ne hai idea? Perché se ne parlo con qualcuno mi guarda di traverso, come se fosse pazza. Ma con te è diverso. Sai che è raro trovare qualcuno che sappia ascoltare? Tu mi ascolti sempre, ma non mi dici mai niente. Anzi, ora che ci penso, non so nemmeno il tuo nome. E poi, che cos'è un nome? Non so, possiamo chiamare il gatto cane? Ma la natura del nostro amico a quattro zampe non cambia, vero? Ma dimmi, cosa pensi? A volte terfola, spesso cunicola, ma mai si sperdacca in colombrite orbute nicche. Tutto, se Gadolfi in fondo alla percaccia, ecco che si lombricola un sospirante di frilezza. È tutto, ma proprio tutto, è sperlutante. Puoi ripetere? Non ho capito le ultime 30-40 parole. Trommo Banemak. A volte terfola, spesso cunicola, ma mai si sperdacca in colombrite orbute nicche. Tutto, se Gadolfi in fondo alla percaccia, ecco che si lombricola un sospirante di frilezza. È tutto, ma proprio tutto, è sperlutante. Scusi, posso? Prego, sì. Forse quello che vuole dire la sua amica è: guarda avanti, vedi laggiù, se guardi bene, forse trovi la soluzione. Ma come è fatto? Sa, quella è la lingua tipica delle zone candoliche, Candoliche? E dove sarebbero? la lingua che si parla nella zona est di Saturno. Ah, Saturno! Ma lei è stata a Saturno?
Ti prego, dammi del tu perché già il discorso è abbastanza complicato. Ok, ma sei stata su Saturno? E durante i miei studi c'era una sezione riguardante il volontariato e le lingue straniere su altri pianeti. Ah, wow, allora la mia amica ha fatto volontariato. Un attimo che chiedo. Nel tempo che sperdicchia, fa un fanto Sisterfani per i sinestorfani? Gappeggiai perché di sterosat, ma non funfai se ne storfani. Delirante verso Pazzurra, che alimento di misco pazzuriano. Fortida non mi fuggigava e scivucai. Ha detto di no, è di Saturno. Ma a quanto pare dice che è scappata da quel luogo per cercare fortuna altrove. Diciamo che non se la passava molto bene, a quanto pare. Comunque capisce il linguaggio terrestre. Ah, e come si chiama? Appellinabi. Merifonte. Merinfonte. Sì, il suono è quello. Il significato... E il significato? Il significato quasi intraducibile. Diciamo che a seconda dei casi significa pazienza con orecchie grandi o giravolta che cambia senso. Beh, non saprei dirti bene. Senti, puoi rimanere un altro po' che devo raccontare a Merifonte. Merinfonte, gli devo raccontare a Merinfonte quello che succede dopo. Certo, finché non chiudo il locale. Prego. Benissimo, perfetto. Allora, come ti stavo raccontando. Era domenica mattina. Durante il mio turno come cassiera di un noto supermercato, rimango in attesa delle ultime persone che si stanno affrettando ad effettuare i loro acquisti prima della pausa pranzo. Entra una distinta signora prima ed un altro signore poi. Si salutano in maniera molto cordiale. Ciao. Lungo i corridoi del reparto assorbenti. Buongiorno. Per poi ritrovarsi in fila alla mia cassa. Comes to kill the boredom of this quarantine. From this bubble, I have learned my world is here. Buongiorno. Chiedo scusa, signorina, credo possiamo aprire un'altra casa. Sì, un attimo. Per favore. La signora c'ha l'esercito in casa. Buongiorno. Buongiorno. Domenica sera avevo pensato di passare dal supermercato sul tardi e ho pensato così non c'è molta gente e mi sbrigo subito per comprare qualcosa prima dell'orario di chiusura. Arrivo sul posto, metto la monetina, stacco il carrello, vado a destra, a sinistra, avanti. Mentre sto scegliendo entra nel negozio un signore, che si può dire signore, che forse non vedevo da 40 anni. Ci salutiamo, ci incontriamo di nuovo alla cassa ed è proprio vero che tutti i prodotti arrivano alla cassa. Un po' come il detto, tutti i nodi vengono al pettine. Lui, sempre tra virgolette, era spennato, c'ha sempre avuto questa cosa verso di me, era un po' geloso, antipatico, insomma era gay. Per l'amor di Dio, non è che io ce l'ho con i gay, eh? Ah, quel giorno, per ogni 40 euro di spesa, davano in offerta un tostapane e io con 200 euro ne avevo avuti ben 5 tostapani. Puoi chiamare qualcuno così mi aiuta, per favore? Sì, te la chiamo subito. Sabrina è desiderata in cassa 6. Un'arancia per vodka.
Allora, signora, con questa spesa 2 tostapani. Perfetto, sì. Bene. Mi mettete qua? Questo Grazie. sì, è buono. Ok. 2 tostapane, signore. Non uno, 2 tostapane. Forse abbiamo finito. Signore, lo chiedo a voi gentilmente, potrei passare Sì, prima? sta arrivando, sta arrivando. Sta arrivando, sta arrivando. Eh sì, tu sei la solita esibizionista, 40 anni fai così e 40 anni ancora peggio. Si crede la bella del paese, signori, si crede la bella del paese. Vedetela, vedetela, vedetela. Con questa spesa ancora un altro? Un altro. Sì, Sì, è fatto... La collezione di tostapane a sé, non è che non potete aspettare, cari, il negozio mica è vostro. Che problema c'è? Il problema c'è? Sì, che problema c'è? Tu 40 anni fa eri spafando e ora sei più spafando ancora. Beh, si migliora sempre nella vita. Sì. Migliore. 5 tostapani. 5 tostapani, esatto. 5 tostapani, non uno, non 2, 5. 5 tostapani. Ma chiedo scusa, ogni quanto si divide questo tostapane? La signorina, cara. Allora, Ce l'abbiamo fatta? sono 200 euro. Sì. 5 tostapane su 100 euro. E come? L'aiuto con questo. Grazie. Ma io saprei che fare tutto questo tostapane. Allora, 200. Basta. Tu ne fatti 40 euro. Così ti danno in omaggio il tostapane. No, non lo sai che ti dico. Poi faccio altri 40 euro. Ti do il tostapane, però prima la capaduccia, perché sennò salta la croce. Avete sentito? Signori, voi avete sentito quello che ha Io detto mi la scatto signora? Prego. Da capo giù tostapane almeno. Ma no, che boh, mo ti fricano i pugni, veramente, guarda, ma mi ha rotto veramente di scatole, oddio, oddio. La verità sai qual è? È che tu non hai mai espresso tutto quello che è la tua natura. Perché tuo padre, sai cosa ha fatto tuo padre? Quando ha scoperto che tu eri gay, Ti ha fatto sposare per forza una femmina. adesso tu odi tua moglie e tutte le donne. E in particolare me, perché tu vorresti essere me. Ma tu non sei me. Tu sei solo gay. Ma come vi permettete, signora? Come vi permettete? Queste sono cose private. E se prima non lo sapevano, ma lo sanno tutti quanti. E voi non dite niente, signora? Ma la signora ha ragione. Mi scusi. Ah, è così, è così. Va bene, va bene, va bene. Questa poi me la pagherete molto cara. Luata Vananza. Ah, Dio c'è, Dio esiste. Non finisce qui, eh? Non finisce qui. Saprò io come vendicarmi. Non ci credo, non ci credo, va bene. So far away, so close. And you can have your lima vision. È proprio il voto totale. Se pensi a mangiare i torellini. Mangia! Aspetta, fammi leggere un attimo che puoi usare. Nel tempo che sperdicchia, fonfando sini storfani per i sinfenforfanti.